Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Antunes So.Se.Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Antunes? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Antunes durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Antunes? Antunes è un farmaco a base del principio attivo tamsulosina cloridrato, appartenente alla categoria degli ipertrofia prostatica benigna e nello specifico antagonisti dei recettori alfa-adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda So.Se.Pharma SRL. Antunes può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Antunes 0,4 mg 20 capsule rigide rilascio modificato. Antunes 0,4 mg 30 capsule rigide rilascio modificato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. So.Se.Pharma SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Tamsulosina cloridrato. Gruppo terapeutico. Ipertrofia prostatica benigna. Forma farmaceutica. Capsula a rilascio modificato. Indicazioni. Sintomi delle basse vie urinarie, loose lower urinary tract symptoms, associati a iperplasia prostatica benigna, IPB. Posologia. Una capsula al giorno, da assumere dopo colazione o dopo il primo pasto della giornata. La capsula deve essere deglutita intera. Le capsule non devono essere frantumate o masticate perché questo potrebbe interferire con il rilascio controllato del principio attivo. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. Angioedema indotto da farmaci. Precedenti di ipotensione ortostatica. Grave insufficienza epatica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Come con altri antagonisti degli adrenorecettori A1, durante il trattamento con Antunes, si può avere in casi particolari una riduzione della pressione arteriosa che, raramente, può dar luogo ad una, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti. Non si sono notate interazioni quando tamsulosina cloridrato è stato assunto in concomitanza ad atenololo e nalaprilo teofillina. Il concomitante uso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Antunes insieme ad altri farmaci come itraconazolo DOC generici, itraconazolo EG, itraconazolo Milan Generics, itraconazolo Sandoz, itraconazolo Teva, Itragerm, chetoconazole HRA, Chetonova, Nixolue, Nixoral, crema, Nixoral, shampoo, Spendor, Sporanox, capsula, Sporanox, soluzione, Trazer, Triasporin, capsula, Triasporin, soluzione, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Antunes durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Antunes durante la gravidanza e l'allattamento? L'uso di Antunes non è indicato nelle donne. In studi clinici a breve e lungo termine con tamsulosina cloridrato sono stati osservati disturbi dell'eiaculazione. Casi di disturbi dell'eiaculazione, eiaculazione retrograda, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. A questo riguardo, comunque, il paziente deve essere a conoscenza della eventualità che possano insorgere vertigini.
Effetti indesiderati. Classificazione per sistemi e organi. Comune, 1 centesimo, 1 decimo. Non comune, 1, 1, 000, 1 centesimo. Raro, 1, 10, 000, 1, 1, 000. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Il sovradosaggio con tamsulosina cloridrato può provocare potenzialmente effetti ipotensivi gravi. Gravi effetti ipotensivi sono stati osservati a differenti livelli di sovradosaggio. Trattamento. Nel caso di ipotensione acuta a seguito di sovradosaggio, si deve intervenire con una pronta azione di supporto a livello cardiovascolare. La pressione sanguigna e la frequenza cardiaca possono essere riportate alla normalità facendo sdraiare il paziente. Se questo non fosse sufficiente, possono essere utilizzati espansori di volume e, se necessario, farmaci ad azione vasocostrittrice. La funzionalità renate deve essere monitorata e si devono applicare misure di supporto generale. La dialisi è di scarsa utilità in quanto tamsulosina si lega fortemente alle proteine plasmatiche. Alcune misure come l'emesi possono essere adottate per impedire l'assorbimento. In caso di ingestione di notevoli dosi può essere utile la lavanda gastrica e possono essere somministrati carbone attivo e un lassativo osmotico, come il sodio solfato. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Antagonista degli adrenorecettori alfa 1. Codice ATC. G0402. Farmaci per l'esclusivo trattamento dei disturbi della prostata. Tamsulosina. Meccanismo d'azione. Tamsulosin si lega selettivamente e in maniera competitiva agli. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Tamsulosina è assorbito dall'intestino ed è biodisponibile quasi completamente. L'assorbimento si riduce con l'assunzione in prossimità dei pasti. Un assorbimento uniforme può essere ottenuto se il paziente assume Antunes. Dati preclinici di sicurezza. Studi di tossicità in dose singola e ripetuta sono stati effettuati su topi, ratti e cani. Sono stati considerati inoltre studi di riproduzione nei ratti, studi di carcinogenesi nei topi, elenco degli eccipienti. Sodio alginato, acido metilacrilico, etilacrilato copolimero, 1, 1. Glicerolo di benato, maltodestrina, sodio lauril solfato, magrogol, polisorbato 80, sodio idrossido, simeticone, silice colloidale anidra, capsula, gelatina, acqua depurata, ferro ossido rosso, e 172. Titanio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Antunes a base di tamsulosina cloridrato sono Antunes, Botam, Lura, Omnic, Sulutam, Tamblic, Tamsulosina ABC, Tamsulosina Accord, Tamsulosina Almus, Tamsulosina Aristo, Tamsulosina Aurobindo, Tamsulosina EG, Tamsulosina Germed, Tamsulosina Exal, Tamsulosina Corca, Tamsulosina Sandoz, Tamsulosina San, Tamsulosin Doc generici, Tamsulosin Milan Generics, Tamsulosin Pensa, Tamsulosin Teva, Tamsulosin Zentiva, Uronen. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.